Buongiorno a tutti, oggi parliamo di trascrizioni, cosa sono, a cosa servono e perché sono così importanti. Questo discorso che voglio fare riguarda tutti i musicisti di qualsiasi livello e di qualsiasi strumento, poi capiremo il perché. Quindi, cos'è una trascrizione? Una trascrizione è il risultato del riconoscimento e della traduzione in notazione musicale di un file audio, che può essere un brano o una parte di esso. In molti casi la parte poi viene scritta, in altri casi può essere solo imparata a memoria o trasmessa a livello orale. Domanda: hai mai trascritto una parte? Hai mai avuto la voglia di suonare un brano e non hai mai avuto l'opportunità di farlo perché non hai trovato la trascrizione? Come hai risolto questo problema, se lo hai risolto? Scrivilo nei commenti, potrebbe diventare uno spunto interessante per un nuovo video. Al giorno d'oggi abbiamo a disposizione una quantità praticamente infinita di possibilità di trascrizioni, di spartiti di vario tipo e come ben sappiamo non solo in questo campo, quantità non è sinonimo di qualità. Anzi, in questo caso molto spesso le trascrizioni sono molto approssimative e poco comprensibili, incomplete o addirittura sbagliate. Scommetto che anche a te sarà capitato di cercare delle trascrizioni in rete e di imbatterti in spartiti non accurati, materiale inutilizzabile oppure non adatto allo scopo che era quello di poter suonare un brano? O ancora peggio, quanto tempo hai speso cercando una trascrizione che fosse attendibile, spendendo altro tempo sullo strumento per suonarla, per poi accorgerti che alla fine il risultato era tutt'altro che buono? Per non parlare di quelle trascrizioni che sono delle specie di adattamenti o degli arrangiamenti che sono di dubbio gusto. Credo molto spesso, ma non è colpa tua, anzi, ti darò ora un metodo che risolverà tutti i tuoi problemi. Se vuoi risolvere il problema delle trascrizioni, devi imparare a trascrivere. Capisco cosa stai pensando. È una competenza effettivamente difficile da apprendere, soprattutto in un primo momento. Però può essere una cosa che fa veramente la differenza. Può essere una cosa che ti fa veramente fare il salto di qualità. Se ci pensi, qualsiasi artista affermato del passato ha fondato il suo background musicale, le sue fondamenta musicali sulle trascrizioni. Al giorno d'oggi, con l'avvento di internet, è molto facile reperire del materiale valido, mentre fino a pochi anni fa era impossibile e ci si doveva arrangiare con i mezzi a disposizione. Un gruppo musicale che mi viene da citare sono i Beatles, che nei loro primi concerti offrivano un repertorio di rock and roll tratti dai repertori di Chuck Berry, di Eddie Cochran, di Carl Perkins, di Little Richard, tutti artisti americani i cui dischi arrivavano a Liverpool molto prima che a Londra perché Liverpool era un importante porto inglese. I Beatles ovviamente avevano gran fame di questa musica, appena riuscivano a intercettare questi dischi cercavano di ascoltarli e di prendere più elementi possibile per portarli nella loro musica. Quindi possiamo dire che i Beatles trascrivevano dai dischi dei loro beniamini tutta la musica possibile cercando di coglierne gli elementi per poi trasportarli nella musica che poi sarebbe diventata il loro stile. Come loro, ovviamente, tantissimi altri artisti in tantissimi altri generi musicali. Senza scomodare Mozart, che a 14 anni ha trascritto il Miserere di Allegri a 9 voci al primo ascolto. Quindi, le trascrizioni sono molto importanti, ma devono essere prese come punto di partenza per accrescere le proprie abilità, per diventare dei musicisti migliori e più consapevoli. Questo è il vero motivo per cui dovresti iniziare a trascrivere. Se sei veramente interessato alle trascrizioni, in descrizione trovi un link dal quale puoi accedere a tutte le trascrizioni che ho pubblicato su questo canale. Questo omaggio è valido ancora per poco, quindi ti consiglio di farlo subito. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo contenuto.